Amici di Moto.it, ciao a tutti, ci troviamo nella fantastica Francia, esattamente a Pont du Gard, per provare le nuove Sherco 2019. Quest'anno Sherco ha voluto presentarci ben 9 modelli, suddivisi in 3 versioni. Troviamo la versione Racing, ovvero la versione base, la versione Factory, quindi Ready to Race, già pronto gara, e la novità di quest'anno è la versione Cross Country. Una moto sviluppata partendo dal modello Factory, senza luce e con un setup delle sospensioni più rigido. Partiamo dal 125. La moto è veramente divertente da guidare. Il motore in basso ha una risposta molto veloce e anche in alto ha tantissima coppia. A livello di telaio invece abbiamo una moto veramente leggera che permette al pilota sia di fare manovre precise che di cambiare direzione all'ultimo senza scomporsi. Sul 125 avrei preferito una forcella Kayaba che sul veloce dà una sensazione di stabilità maggiore rispetto alle VP, che invece funzionano veramente bene sul lento. Una chicca che ho apprezzato molto è l'avviamento elettrico, quindi la moto non avrà più la pedivella ma solamente il bottoncino d'avviamento elettrico. Altre piccole migliorie apportate alla moto sono le nuove piastre Neken, il parafango posteriore che è stato rinforzato e il telaio che ora ha una maggiore flessibilità e un peso minore. Da gennaio 2019 il 125 sarà disponibile anche in versione Factory. Per ora, durante l'anno 2018, è disponibile solamente nella versione Racing. 2,5 due tempi Factory. Come potete vedere abbiamo le Kayaba Technical Touch. I dischi dei freni quest'anno sono cambiati, sono Galfer. Un grande aggiornamento di 2,5 due tempi e 300 è il nuovo cilindro che pesa 15% in meno. Poi dietro troviamo sempre il mono Kayaba con 3 regolazioni, compressione, alte e basse velocità e ritorno. Sulla gamma 2 tempi abbiamo FMF di serie, mentre su quella 4 tempi abbiamo la Krapovic. Come consigliato dai meccanici Sherco ho provato la moto in entrambe le mappature. Nella mappatura soft abbiamo una moto più simile al 300, quindi con un'erogazione più lineare sia in basso che in alto, mentre con la mappatura hard abbiamo una moto pressoché identica in basso, ma che in alto libera tutta la propria potenza. Le sospensioni del modello Factory, le Kayaba, funzionano veramente bene, con pochi click siamo riusciti a trovare il giusto compromesso tra veloce e lento. Abbiamo il modello Factory che presenta la forcella Kayaba di ultima generazione, dischi Galfer e i cerchi XL. Qui troviamo lo scarico completo a Krapovic, quindi sia silenziatore che marmitta. Grazie alle due nuove mappature abbiamo un motore più dolce sia ai bassi che ai medi giri. In alto la moto, nonostante la propria potenza, non tende a stancare il pilota, ma dà una sensazione di controllo costante. A differenza del modello Racing, che monta uno scarico in alluminio, il modello Factory monta una Krapovic, che rende la moto molto più pronta, soprattutto ai bassi giri, e anche più divertente da guidare, nonostante il peso, nei pezzi più lenti. Qua abbiamo il 300. Moto veramente divertente da guidare sia sul lento che sul veloce. La differenza tra 250 e 302 tempi si sente veramente molto. Ad alti giri il 300 non tende a strappare le braccia come il 2,5, ma piuttosto ad aiutare il pilota a guidare più pulito. Abbiamo inoltre una nuova batteria al litio che ci permette di risparmiare 1,5 kg rispetto al modello precedente, un nuovo kit di ventole di raffreddamento e una sella blu prodotta in Italia da Selle della Valle.
posso dirvi che quest'anno Sherk ha fatto veramente un ottimo lavoro, le moto sono tutte belle veramente, sia ciclisticamente che di motore. E le mie preferite oggi sono state il 2,5 due tempi e il 300 due tempi, che sono cambiate veramente tantissimo, l'erogazione è veramente lineare, un circuito abbastanza stretto e si comportava veramente bene. Per caso qualcuno ha dato Ciao ragazzi, un saluto a tutti di Moto IT.